Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Ho 47 anni e mia moglie Jenna ne ha 43. Siamo sposati da 9 anni e fino a poco tempo fa pensavo di avere tutto. Un lavoro che amavo, una bella casa e una moglie che era tutto per me. Jenna ed io eravamo inseparabili fin dalle superiori, sempre al fianco l'uno dell'altro. Ogni ricordo che mi era caro la includeva. La sua risata, la sua arguzia, il suo supporto incrollabile. Ecco perché, quando il nostro mondo ha cominciato a sgretolarsi, è stato un duro colpo. Un giorno sono tornato tardi dal lavoro. Kevin, sei di nuovo in ritardo. La voce gelida di Jenna mi riportò alla realtà mentre varcavo la porta di casa quella sera. Non era la Jenna che conoscevo. La donna che rideva e diceva «meglio tardi che mai» stava cambiando e mi spaventava. Le offrii un sorriso scusandomi. «Il lavoro, Jenna, sai com'è?» «Ma questa è sempre la scusa, non è vero?» Lei mi lasciò lì, con il silenzio che echeggiava tra di noi. Passai i giorni successivi camminando sulle uova, cercando di capire cosa non andava. La Jenna che conoscevo sembrava perduta, sostituita da questa estranea fredda. Con il passare dei giorni, il sospetto iniziò a insinuarsi e a contaminare tutto. Il mio mondo perfetto non era più tale, e sapevo che era solo questione di tempo prima che tutto crollasse. Jenna cominciò a trascorrere più tempo fuori casa, tornando molto tardi la notte, cosa che non aveva mai fatto prima. Sempre aveva una scusa pronta. Ero con Mary dal lavoro, o c'era una riunione tardiva. I fili del dubbio cominciarono ad avere spazi frequenti nella mia mente. Il sospetto cresceva, alimentato da ogni notte fuori e assenza inspiegata. Una sera, la mia preoccupazione ebbe il sopravvento. Era passata la mezzanotte e Jenna non era ancora tornata. «Lavoro fino a tardi», mi aveva mandato un messaggio ore prima. Un pensiero inquietante mi venne in mente e, contro ogni logica, chiamai Mary. Ci eravamo incontrati un paio di volte e mi sembrava abbastanza simpatica. «Kevin», la voce di Mary interruppe il silenzio della notte. «Jenna? È uscita alle 5, ha detto che aveva dei piani». Il mio cuore affondò. Confrontare Jenna non sembrava la migliore idea, non ancora. Avevo bisogno di più prove, più di una ricevuta e delle parole di Mary. Sharon, la mia migliore amica e confidente, è stata la prima persona a cui ho pensato. Era qualcuno che aveva visto me e Jenna nei nostri momenti migliori e peggiori. Se c'era qualcuno che poteva capire la mia situazione, era lei. Il giorno seguente chiamai Sharon e le spiegai tutto. Le cene fuori fino a tardi, le foto sui social media, le bugie di Jenna. Dire che era scioccata sarebbe un eufemismo, ma nonostante lo shock e l'incredulità, Sharon offrì il suo sostegno incondizionato. «Abbiamo bisogno di prove, Kevin», disse, «prove concrete e indiscutibili». E così iniziammo a pianificare. Per la prima volta in settimane sentii un barlume di speranza. Decidemmo di assumere un investigatore privato per seguire i movimenti di Jenna. Avevamo bisogno di foto, date, prove della sua infedeltà. L'idea di spiare mia moglie mi faceva sentire un po' in colpa, ma il bisogno di giustizia era più forte. Non si trattava solo del mio cuore spezzato, era questione di esporre la verità. I giorni diventavano notte, mentre l'investigatore metteva insieme le prove e pianificava la nostra prossima mossa. Il processo era estenuante, ma la speranza di esporre l'infedeltà scandalosa di Jenna mi sosteneva. Stava prendendo forma un piano per un grande confronto che avrebbe portato alla luce l'inganno di Jenna. Sarebbe stato uno spettacolo doloroso, ma penso che ne sarebbe valsa la pena. Man mano che passavano i giorni, il nostro investigatore privato tornava con sempre più prove. Foto di Jenna e Richard che ridevano in un bar, camminavano abbracciati nel parco e cenavano in vari ristoranti. Una sera, mentre Sharon ed io esaminavamo l'ultimo gruppo di foto, vidi qualcosa che mi fece sobbalzare. Una foto di Jenna e Richard alla fiera della contea, la stessa che mi aveva detto di aver visitato con le sue amiche.
Kevin, la voce gentile di Sharon, mi tirò fuori dai miei pensieri. Abbiamo abbastanza prove, è ora di confrontarli. Aveva ragione, era il momento di affrontare Jenna e Richard, di esporre il loro affare scandaloso. Non si trattava più solo di vendetta, era questione di ottenere chiusura e assicurarsi che affrontassero le conseguenze del loro inganno. Decidemmo di invitare Jenna e Richard a cena, sotto la copertura di una potenziale collaborazione aziendale tra la compagnia di Richard e quella per cui lavoravo. Era rischioso, ma offriva l'ambientazione perfetta per il nostro confronto. Sarebbero stati intrappolati nella loro stessa rete di bugie. Il giorno della cena non potevo fare a meno di sentire una strana sensazione di anticipazione mescolata a terrore. Stavo per esporre la donna che amavo, per distruggere l'illusione della nostra vita perfetta insieme. L'inganno, il dolore e il tradimento mi avevano portato a questo momento. Non ero più il marito all'oscuro di tutto, ero un uomo in cerca di giustizia. L'affare scandaloso di Jenna mi aveva spinto negli angoli più bui della disperazione, ma avevo trovato la mia via d'uscita. Ero pronto a affrontare la tempesta, a confrontare Jenna e Richard e a esporre le loro bugie. Mentre entravo nel ristorante elegante, il peso della mia scoperta si sentiva sia pesante che liberatorio. Jenna e Richard erano già seduti. Mi unii a loro con un sorriso forzato, nascondendo il mio turbamento sotto una facciata di cordialità. Durante la cena li osservai, osservando le loro interazioni. Vederlo tutto svolgersi davanti ai miei occhi era una conferma cupa di ciò che avevo saputo per settimane. Infine, mentre il dessert veniva servito, decisi che era il momento. «C'è una ragione per cui vi ho invitati entrambi qui stasera», iniziai, «e non è per affari». Jenna sembrava perplessa, mentre Richard semplicemente alzava un sopracciglio per curiosità. Facendo un respiro profondo, spinsi la busta sul tavolo, una busta contenente foto dei loro incontri segreti, prove delle loro bugie. «Credo che questo appartenga a voi», dissi, fissando negli occhi Jenna. Richard si irrigidì accanto a lei, il suo sorriso affascinante sostituito da un'espressione di sorpresa. Il loro segreto era ora allo scoperto, il loro affare scandaloso messo a nudo davanti a loro per essere visto. Guardai Jenna mentre mi guardava, i suoi occhi pieni di colpa e shock. Richard, d'altra parte, era silenzioso, il suo comportamento sicuro sgretolato sotto il peso del suo inganno. Il silenzio che riempiva la stanza era assordante, pieno di scuse non dette e verità innegabili. «Ti ho amato, Jenna. Meritavo di meglio di così». Il confronto era stato tanto straziante quanto avevo immaginato. La verità era fuori, l'affare scandaloso esposto. Jenna e Richard non erano più solo personaggi nel mio racconto di cuori infranti. Erano i cattivi che avevano infranto la fiducia e l'amore che un tempo ci legava. L'affare scandaloso di Jenna aveva frantumato il mio mondo, ma mi aveva anche dato la forza di ricostruirlo. Dopo il confronto, un pesante silenzio aleggiava nell'aria quella notte. Lasciai Jenna al ristorante, incapace di sopportare la vista di lei. I giorni seguenti furono un turbinio di avvocati, carte del divorzio e spiegazioni infinite. Non mentirò, è stato doloroso. Non potevo permettere che il tradimento di Jenna controllasse la mia vita più a lungo. Amici e familiari si radunarono intorno a me, condividendo il dolore. Sharon, la mia fedele alleata, era lì ad ogni passo. Nonostante il dolore e la devastazione, il sostegno di coloro che mi amavano mi ha aiutato a trovare la forza per andare avanti. Ogni giorno diventava un po' più sopportabile e lentamente iniziai a ricostruire la mia vita, pezzo dopo pezzo. La fiducia sarebbe stata difficile da ristabilire, ma ero determinato a non lasciare che questa esperienza definisse il resto della mia esistenza. Col tempo, la ferita cominciò a guarire. Non completamente, e forse non guarirà mai del tutto, ma ho imparato a vivere con essa. Ho imparato che, nonostante tutto, posso andare avanti, posso essere felice di nuovo. E mentre guardo indietro a quei giorni bui, so che, anche nei momenti più difficili, c'è sempre una speranza, sempre la possibilità di un nuovo inizio. E così, con il supporto incessante di Sharon e degli altri miei cari,
Ho iniziato a prendere nuove decisioni per la mia vita, cercando di trovare la pace e la felicità che meritavo. Il percorso verso la guarigione è stato lungo e a volte doloroso, ma ogni passo mi ha portato più vicino alla riconquista della mia vita, liberato dal peso di un amore tradito. L'amicizia con Sharon è stata una distrazione benvenuta in mezzo al caos. Le lunghe conversazioni con lei, discutendo di tutto tranne che di Jenna e del suo affare scandaloso. Un pomeriggio ricevetti una telefonata dalla moglie di Richard, Samantha. Anche a lei era giunta la notizia dell'affare di suo marito e ne era devastata, ma mi ringraziò per aver scoperto la verità. Nella settimana seguente cominciai lentamente a rimettere insieme i pezzi della mia vita. Mi concentravo sul mio lavoro, sulle mie amicizie e, soprattutto, sulla guarigione. Riarredai, cambiando le cose che mi ricordavano Jenna. Era un piccolo passo verso la guarigione, un modo per riprendere possesso del mio spazio. Poco dopo quel confronto, Jenna si trasferì. Avevo già fatto domanda di divorzio e stavamo solo aspettando che le venisse notificato in vista della data dell'udienza in tribunale. Jenna era tornata a vivere dai suoi genitori. I suoi genitori erano benestanti e avevano pianificato di aiutarla a trovare un nuovo posto dopo il divorzio. Jenna non si presentò nemmeno all'udienza di divorzio. Non ottenne alcun assegno di mantenimento, non aveva più nulla lasciato in casa e il divorzio mi fu concesso per default. Richard, il compagno di mia ex moglie, si ritrovò in una situazione difficile. Sua moglie, che era una casalinga, ottenne tutto: la casa, una delle auto, un assegno di mantenimento e il sostegno per i figli. La moglie di Richard mi chiamò e mi disse che Richard non fu licenziato, ma ricevette un richiamo e mia ex moglie fu trasferita in un altro reparto. Jenna non ha mai cercato di contattarmi dopo il divorzio. Per quanto mi riguarda, è come se fosse morta. Voglio ringraziare di cuore Storie di Tradimento per aver condiviso la mia storia. Le persone su alcuni di questi forum online possono essere cattive e meschine. Non volevo condividere la mia storia lì. Alcuni dei video su questo canale mi hanno colpito particolarmente. Stavo passando attraverso la stessa situazione di alcuni di questi ragazzi. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!